L'andamento del mondiale MotoGP e tutte le cose che stanno succedendo ultimamente mi portano a riflettere. Riflettere è una parola grossa. Diciamo cazzeggiare su alcuni temi, alcuni legati all'attualità, altri riferiti al passato, perché diciamolo, è quello che succede oggi cambia un po' la prospettiva su quello che succederà, ma anche una retrospettiva su quello che è successo negli ultimi anni. E quindi vi butto lì 10 heavy facts, fatti pesanti su Bagnaia, Marquez, la MotoGP in generale. Alcuni vi troveranno d'accordo, altri no, alcuni vi faranno felici, altri vi faranno incazzare. Sono tutti fatti oggettivi su cui io dico la mia opinione e mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi. Le volete sentire? Dai allora. Ciao da Mr. Helmet, vado subito al punto. Allora, fatto pesante numero uno, Dovizioso va rivalutato così, di botto. Quindi sebbene non sia mai andato davvero vicino a battere Marquez in campionato, Dovizioso è uno dei pochi che è riuscito a batterlo nettamente e a metterlo in difficoltà in alcune occasioni specifiche, ok? È riuscito anche a batterlo, ma è quando Marquez stava bene, fra l'altro. Quindi parliamo di singole occasioni, non è una stagione intera, però quanti altri l'hanno fatto? Lorenzo e Valentino, sì. Lorenzo l'ha battuto in campionato, Valentino no, ma l'ha battuto in alcune circostanze. Però a loro il merito è stato riconosciuto. A Dovizioso no. Sì, lo si citava come avversario di Marquez, ma alla luce di quello che vediamo oggi va pesato tutto di nuovo. Non lo ha impensierito nel finale, ripeto, e ha perso un mondiale che non doveva perdere Dovizioso in altre circostanze, però Dovizioso è stato più avversario di Marquez di tanti altri. Quindi secondo me questo va rivalutato. Fatto pesante numero due, i campionati del mondo, i campioni del mondo e il contesto delle loro vittorie. Allora, un titolo mondiale è un titolo mondiale e non si discute. Chiunque lo vinca è un campione del mondo, non è colpa sua se manca qualcuno. Anche se lo vince una volta sola, il suo nome resta per sempre nell'albo d'oro e quindi ci sta, ok? Però bisogna vedere anche contro chi vince. Chi vince. Insomma, prendiamo i mondiali di Mir, Quartararo, Bagnaia, Martin, validissimi, mondiali vinti hanno un valore, però sono mondiali vinti in assenza di Marquez. Ma perché parlo proprio di Marquez? Cioè, in assenza di Marquez quando non c'era o quando era tecnicamente per motivi di salute o tecnicamente per motivi di moto impossibilitato a competere. Prima non si poteva dire, si poteva solo pensare, però adesso i riscontri ci sono perché abbiamo il passato di Marquez e il presente in cui è tornato a funzionare. Allora, mondiale di Mir. È un mondiale da Covid, 14 gare, corse più volte sulle stesse piste, ok? Nel 2024 fanno 20 gare più le sprint, quindi sono 40 occasioni per assegnare punti rispetto al 14. Nel 2020, al 2020 dove c'erano 14 occasioni. Nel 2025 fanno ancora più gare, quindi il mondiale di Mir ha un valore, secondo me, quantitativamente e qualitativamente diverso. Okay? Poi c'è il mondiale di Quartararo, il suo titolo vale un filo di più, anche perché la Yamaha era in declino, e poi Quartararo le vittorie le ha fatte, ha fatto 5 vittorie e 5 podi, che non sono pochi, però non c'era chi ci doveva essere. I mondiali di Bagnaia, i suoi titoli hanno un valore simbolico elevatissimo perché hanno riportato il titolo in Ducati dopo anni e in più con un pilota italiano, ma c'è un titolo quanto Quartararo vinto in team praticamente con altre 7 Ducati a supporto. Io avevo fatto una vignetta che appunto indicava che lui fosse su un missile seguito da altri missili e Quartararo in biciclettina tipo Quartararo aveva una moto disgraziata. Poi il titolo contro Martin, vinto anche per sfortune tecniche di Martin, che però ricordiamolo era su moto clienti. Ok, quindi in entrambi i casi l'assenza di Marquez pesa come un'incudine, l'incudine della copertina. Quello lì, prima dell'infortunio, parlo di Marquez, aveva vinto un mondiale facendo 420 punti in un campionato in cui non c'erano le gare sprint, ok? E vogliamo dirla tutta.
per quanto riguarda Bagnaia c'è una componente casuale molto forte, perché eh, i mondiali non si sono ripetuti per 4 volte, cioè Bagnaia ha vinto e perso 2 mondiali, vinto e perso, 4 occasioni in cui 2 le ha vinte e 2 le ha perse, nello stesso identico modo, e quindi questo fa pensare statisticamente che sarebbe potuto andare in un modo o nell'altro con lo stesso tipo di probabilità. Non è successo, ne ha vinti 2, bravissimo, ma ne ha anche persi 2. Ora, se ne avesse vinti 4, eh, cioè, voglio dire, sarebbe stato, come posso dire, lo accosteremo ad una leggenda come Lorenzo o una leggenda come Duan, però la verità è che Bagnaia ne ha vinti 2 e ne ha persi 2 contro Quartararo e Martin. È una cosa spiacevole, però di fatto questo è. Quindi pilota validissimo Bagnaia, non sto dicendo di no, però i suoi mondiali non sono perentori. È il motivo questo per il quale nessuno lo accosta a Stoner. Ok? Cioè, perché è sempre il come vinci e il contro chi vinci che poi ti dà un valore. Cioè, il valore di una vittoria è data, l'abbiamo detto molte volte su Mr. Helmet, dagli avversari. Ok? Quindi, e poi c'è il margine e tutta una serie di discorsi. Ora vi sfido a dire che io ho detto che questi piloti non sono bravi. Non ho detto questo. Riguardatevi questo pezzettino di video se avete dei dubbi. Fatto pesante numero 3. L'infortunio di Marquez ha interrotto tutta una serie super positiva che sarebbe entrata nella storia. Quindi se Marquez non si fosse fatto male, forse avrebbe vinto ancora a partire da Honda, sarebbe cambiata proprio la storia. I risultati prima dell'incidente parlavano chiaro, il trend lo dava vincente. Marquez ha il suo peggior risultato, pensate, nel 2015 quando fa terzo, ok? Per averlo buttato via lui il mondiale con una serie di stupidaggini. Marquez ha vinto nel 2013, nel 2014, nel 2016, nel 2017, nel 2018, nel 2019. Trovatemi un pilota che ha vinto nell'era moderna con questo tipo di costanza e con un fare così perentorio contro avversari tecnicamente e di polso di pari livello. Cioè Marquez ha vinto contro Valentino, contro Lorenzo, contro Pedrosa, che avevano tutti moto ufficialissime ed erano tutti, diciamo così, abbastanza nel fiore della loro carriera. Quindi tutte persone competenti. Non ha vinto contro moto 2 tempi mentre lui aveva la 4 tempi, non ha vinto contro clienti, non ha vinto contro persone sfortunate o impedite, ha vinto pesantemente contro gente forte. E quando ha fatto male ha fatto terzo. Ok. Dopodiché si è fatto male, si è infortunato e quindi voglio dire, Marquez continuava anche poi da infortunato a fare risultati. Ricordiamo, ha lottato contro Valentino, Lorenzo, Dovizioso, Pedrosa, voglio dire, e non ha mai perso, attenzione, questo è molto importante, il confronto con il suo compagno di squadra. Poi è successo che c'è stato l'infortunio, la Honda ha perso il filo, lo sviluppo è passato di mano in mano e quando lui è tornato il pacchetto non c'era più e Honda aveva anche smesso di impegnarsi, diciamolo. Ma se non si fosse infortunato le cose sarebbero andate, questo lo dice proprio la striscia statistica, molto diversamente. E anche adesso che Honda ci mette un po' più di impegno, come vedete dai risultati che fa, forse se ci fosse sopra Marquez qualcosa di buono si rivedrebbe. Fatto numero 4. Se Marc Marquez fosse rimasto in Gresini. Bene, io penso che se Marc Marquez fosse rimasto in Gresini con una GP24, oggi ci sarebbe una doppietta Gresini in testa al mondiale. Perché? Perché lo dicono i risultati di Alex. Con una GP24 Marc avrebbe guidato e guiderebbe senza pensieri e avrebbe fatto meglio di 233 punti. Sicuro. Certo, la GP25 recupererà terreno, la GP24 non sarà sviluppata più, però il vantaggio accumulato da Marquez sarebbe potuto bastare spingendo fino al Mugello e oltre, perché come vedete la GP25 non accenna a super performare e chi la guida è ben più in difficoltà di chi è la GP24, Marquez a parte. Fatto numero 5. Dall'Igna ha messo Marquez in rosso per salvare il cuore di Tardozzi. Fa ridere, è paradossale, però seguitemi. Bagnaia è fortunato ad avere Marquez nel box perché almeno non può dire
di perdere contro uno con la sua stessa moto. Se Marquez fosse rimasto in Gresini, eh, Tardozzi avrebbe fatto 40 ore di cardio come ai tempi di Bastianini, quindi sempre avanti e indietro tra i box, così almeno l'onore del team ufficiale è salvo e Bagnaia può dire di perdere contro uno con la sua stessa moto e non contro un cliente. Questo è uno dei motivi per cui Dall'Igna ha voluto Marquez in rosso, per vedere dove si spingeva, dove poteva spingersi al massimo la moto ufficiale Lenovo, e per non avere un altro problema Martin amplificato alla quinta contro cui giustificarsi in azienda per aver perso nuovamente il mondiale. E poi scherzando, per evitare di far fare a Tardozzi 25.000 passi al giorno in più. Fatto pesante numero 6. Marquez non parla, ma fa le cose. Questo è un altro fatto pesante. Tutti dicono che chi vince festeggia, chi perde spiega, ma tutti tranne Marc Marquez, perché lui festeggia con il team, però, oppure si scusa perché si dà sempre torto, l'ha detto il suo capotecnico, però non spiega mai, non si lamenta mai. Questo ha fatto pensare, ha fatto dire che forse non è uno sviluppatore, perché non sente le modifiche. Non lo sappiamo se è vero, ci risulta al contrario da quello che dicono i suoi tecnici. La verità è che Marquez non parla quasi mai, soprattutto non parla a chi non vale la pena che parli, cioè parla con i suoi tecnici, dicono che è bravissimo, però con la stampa non cerca scuse quando perde, né racconta cosa ha migliorato quando vince per far vedere che le cose le sa. Attenzione, ripeto, molti scambiano i pipponi tecnici e le supercazzole che i piloti fanno alla stampa e a tutti i bimbi minchia che credono di capirne, scambiano queste cose per competenza, ma secondo me questa è insicurezza. Cioè queste cose qui denotano assoluta insicurezza. Uno che vince, basta, non sta a spiegarti perché, a meno che non abbia vinto una vittoria ogni 250 gare. Uno che perde, se è sicuro di sé, ti dice vabbè ho perso, non sta a spiegarti perché, come sui social dove c'è Desmo Ciccio e Giulio Racing Yellow che da casa con la settima media hanno capito cose che Dall'Igna, Rigamonti e Bartolini con i dati in mano nel box non hanno capito, ok? Marquez lo sa, 90% guidare, 10% parlare e non con noi perché non serve a niente, ok? Fatto numero 7, le parole non cambiano la realtà, ma la peggiorano se poi non vanno come devono andare. Allora, altro fatto pesante legato alle parole. Le parole, ripeto, non solo non possono cambiare la realtà, ma ti presentano il conto. Lo sappiamo tutti in teoria, ma ce ne dimentichiamo spesso. Marquez non se lo dimentica. Le parole di Bagnaia, Bezzecchi, di Gianantonio prima del Gran Premio sulla moto, su Marquez, sul lavoro, a chi sono dirette, a chi servono, secondo me a niente. A me sembra insicurezza pura, non serve a niente. Bezzecchi, Marquez l'anno prossimo lo vedo quinto, ma si può. Di Giannantonio, non sta facendo chissà quale lavoro, siamo vicini, ma si può. Ho trovato la soluzione, questa è la mia pista, Bagnaia, no? La mia pista del cuore, farò qua, farò là, ma si può. Il mondiale riparte ma si può. A cosa servono sta roba? A far felice le TV, a fare i click, a gasare i fan? Forse, ma oltre a questo non servono a nulla. Anzi, ti si ritorcono contro perché, non so se avete notato, il web ormai ha una capacità di recuperare l'ipse dixit che fa paura. Ok? Chi è forte, fateci caso, chi è forte non dice nulla, non anticipa nulla, non promette nulla. Chi ti mena, ti mena. Cioè, chi dice che sta per menarti, di solito non ti mena. Il trash talking, cioè ti spacco qua, funziona solo nella box e nello UFC. Nei motori non ha mai avuto chissà che di esito, a meno che uno non corra su una moto con una situazione truccata rispetto ad altri e lo sappia, ma questo è un altro discorso. Fatto pesante numero 8. La GP25 è da podio e non fa così schifo. Non è una moto che non funziona, è una moto che vale almeno il podio minimo, se sei più o meno capace. Ed è una moto che migliorerà. E quando migliorerà, gli unici ad avere un problema saranno Alex Marquez, Fermin Aldeguer e Franco Morbidelli, che questa motocicletta non ce l'hanno.
avranno un problema però anche quelli che ce l'hanno, perché non avranno più scuse, ok? E come si fa a vedere che questa moto è migliorata? Perché chi la fa già andare forte andrà ancora più forte, e quindi gli altri due, ovvero Bagnaia e Di Gianantonio, sarà meglio che si sveglino. Fatto pesante numero 9. Il vento cambia per il secondo pilota Ducati. Ok, nessuno caccerà Bagnaia perché ha un contratto, ha dato molto, è una persona per bene, però non deve tirare troppo la corda. Ci sono parole molto pericolose da parte del management Ducati, il che vuol dire Dall'Igna e Tardozzi principalmente, con un occhietto anche all'amministratore delegato Domenicali. Parole pesanti perché sono parole molto dolci per Marc Marquez ovviamente, ma Sava Sandir, per Alex Marquez super sorprendente, e per Aldeguer. E parole di sveglia, parole di scuotimento, parole di incitamento, dai un po', nei confronti di Pecco Bagnaia. Ma soprattutto ci sono parole per Di Giannantonio, a cui viene ricordato ultimamente molto spesso che ha una moto ufficiale, identica alle ufficiali, perché ha un contratto ufficiale con Ducati. Ok? Risultato non buono, perché spesso è l'ultima Ducati in pista, e quindi invece di parlare e occuparsi di Marquez, ad esempio, dovrebbe preoccuparsi di questa cosa qui, che c'è qualcuno con la GP24 che è sempre nei pensieri positivi di Ducati, e quei qualcuno sono Alex Marquez e Aldeguer, e qualcun altro che invece lui, che questi risultati, avendo la GP25, non li fa. E ha un compagno di squadra, Morbidelli, di cui Ducati si disinteressa completamente, che con la moto dell'anno scorso sta facendo meglio di lui. Oh, e non ha un contratto ufficiale. Ma la GP25, ho capito. Però rischi che ti soffino il posto, ok? Questo è per dicia. Fatto 10, il fatto più pesante, ok? Però prima vi devo far vedere una cosa, perché anche noi abbiamo bisogno di un aiuto. NordVPN, ogni tanto ce lo dimentichiamo perché molti hanno aderito a questo servizio e quindi poi dopo non si ricordano più, però la verità è che c'è sempre bisogno di un supporto per navigare in sicurezza, soprattutto su wifi pubblici, e per avere la privacy che ci serve per sbloccare contenuti da tutto il mondo e per proteggersi veramente fino a 10 dispositivi con un solo click. Connessione ultraveloce, crittografia avanzata, geolocalizzazione in 118 paesi, vuol dire che potete virtualmente collocarvi in 118 paesi e guardare 118 tipi di web diverso, sia che siete in vacanza sia e vogliate guardare verso casa che il contrario, e potete appunto avere 10 dispositivi, quindi tablet, smartphone, PC, Android Auto, CarPlay, le Smart TV, eccetera. Con la funzione Threat Protection bloccate le pagine e i malware ancora prima che si aprano. Allora, non lasciate la vostra sicurezza al caso, attivate NordVPN con questo codice qua, nordvpn.com/MrHelmet, nordvpn.com/MrHelmet, e scoprite la vera libertà digitale. 30 giorni per cambiare idea, ma voi non lo farete, e in più supporterete anche questo canale. Allora, dicevamo, il fatto numero 10 è il più pesante e riguarda i numeri mostruosi e incontestabili di Marc Marquez e anche di Alex. Guarda, a oggi Marc Marquez in 8 weekend, quando registriamo il video, con 1-0 ha fatto 233 punti. Se le cose continuano con questo trend, che sarebbe l'andazzo, ok? E parliamo di un'ipotesi realistica e non fantamotore, a fine stagione Marc Marquez rischia di avere fino a 640 punti. Ripeto, 640 punti. E adesso viene il bello o il brutto, dipende dai punti di vista. Con lo stesso trend o andazzo, Bagnaia rischia di farne
solo 385, che sono meno di quanti ne ha fatti Bastianini nel 2024, arrivando quarto. Ma c'è di più. Sempre seguendo lo stesso trend, l'andazzo, Alex Marquez rischia di chiudere il mondiale con 550 circa punti, ok, 552, che sono 44 in più di quelli con cui Martin ha vinto il mondiale nel 2024 e sono addirittura 88 in più di quelli con cui Bagnaia ha vinto il mondiale 2023. Infatti parliamo anche di vittorie risicate, no? Capito? Quindi tutto questo Alex Marquez con una GP24 di Gresini, che non è nemmeno il team Ducati di riferimento. Okay? Con tutto il rispetto, questa roba è pesantissima e fa riflettere tanto. Extra fact, team satelliti, Ducati, questo è un teaser, è l'ultima opinione pesante fuori dalle 10 perché riguarda i team satelliti Ducati, perché abbiamo appena menzionato la situazione di Alex Marquez con Gresini, è un'altra storia, vi farò un video a parte. Dentro c'è tutto un sistema, una dinamica, un equilibrio che merita una bella analisi separata. Va bene, allora, che ne pensate di questi 10 fatti pesanti? Vi trovano d'accordo? Vi accendono, vi fanno esultare o vi fanno venire voglia di scrivermi che non capisco un cazzo? Fate girare, commentate e ricordatevi che le opinioni pesanti servono a muovere le idee, ma ci vuole educazione. Questo è un video che è stato lungo, ma era da tanto che non registravo. Ok? Ciao a tutti, ciao da Mr. Helmet.